Oggi vi raccontiamo 13 cose sulla Corea del Sud che probabilmente ancora non sapete. Lo yogurt Yakult in Corea è ovunque. Anche se nasce in Giappone, qui è diventato un vero must. Ne esistono di 1000 tipi, e di gusti e di sapori. La cosa più assurda sono le bottigliette giganti, da 800 ml, quasi un litro. Se vivi in Corea, prima o poi ne diventi dipendente. In Corea la metro è così precisa che i display ti dicono esattamente tra quanti secondi arriva il treno, non minuti, secondi. Per sapere se il treno sta arrivando basta guardare questo trenino centrale. Vediamo un po' se è in sincro. È arrivato. Ecco. Wow! In molte banche c'è una macchina che distrugge le ricevute subito per evitare che la gente le butti in giro e per proteggere i dati da malintenzionati. Questo posto si chiama Gamcheon e viene spesso chiamato la Santorini della Corea. È super colorato, pieno di murales, scalinate e viste bellissime. Oggi è uno dei posti più instagrammati in assoluto. La cosa assurda è che una volta era praticamente una favela. Qui vivevano famiglie molto povere, in case costruite una sopra l'altra. Negli anni è stato riqualificato ed è diventato un quartiere super hipster, pieno di caffè, negozietti e turisti. Alcune stazioni di servizio sembrano templi tradizionali coreani. La struttura è costruita come un tempio antico. Magari li vedi solo per un secondo di passaggio in taxi, proprio come è successo a noi. Una cosa che spiazza tantissimo, Google Maps in Corea praticamente non si usa, o meglio, non funziona quasi per niente. Per motivi militari e di sicurezza, soprattutto per la situazione con la Corea del Nord, le mappe dettagliate non vengono condivise con Google. Usano app locali tipo Navermap, che però spesso non sono completamente in inglese. All'inizio è un incubo, poi ti arrangi, più o meno. Di notte, soprattutto da lontano, si vedono spesso croci rosse illuminate sui palazzi. Sono le croci delle chiese cristiane, molto diffuse in Corea del Sud. Il cristianesimo non è sempre stato ben visto, ma oggi è una delle religioni principali. Storicamente lo yogurt Yakult era venduto dalle ajumma, cioè le signore coreane. Andavano di casa in casa con dei carretti oppure lo vendevano per strada. Questa tradizione esiste ancora, solo che adesso usano mezzi moderni, elettrici e con frigoriferi incorporati. È una di quelle cose che ti fa capire quanto tradizione e modernità convivano in Corea. Una cosa che non mi aspettavo è l'aria della metropolitana. Ci sono dei mega filtri potentissimi e si respira veramente un'aria molto pulita sulla metro. Tra puntualità, pulizia e aria filtrata, la metro coreana gioca proprio in un'altra categoria. Sui sedili degli autobus ci sono moltissime pubblicità. Una volta abbiamo visto quella di una clinica che oltre alle classiche visite faceva anche quella della colonoscopia, con tanto di mascotte. I bagni pubblici in Corea sono pulitissimi, ma spesso sono in posti assurdi, soprattutto nei ristoranti. Nel retrobottega, dietro una porta nascosta, devi sempre un po' cercarli. Al bagno, questi maschi, è bassissimo, cioè non c'è spazio. E poi c'è il trauma, in molti bagni, soprattutto quelli femminili, c'è un secchiello dove buttare la carta usata. Questo perché le tubature non reggono la carta igienica e si intasano facilmente. In Corea c'è il wifi gratuito e super veloce un po' ovunque. Addirittura anche gli autobus hanno un modem potentissimo, così quando sei in giro puoi evitare di consumare i tuoi giga. I taxi in Corea del Sud e soprattutto a Seoul sono tantissimi e costano sorprendentemente poco. Li trovi ovunque, a qualsiasi ora. E rispetto ad altre grandi città sono davvero economici, diventano quasi un mezzo di trasporto normale, non una cosa di lusso. E questo è tutto per il nostro viaggio in Corea. Fateci sapere nei commenti qual è la curiosità che vi ha stupito di più. Dal prossimo video ci sposteremo in Giappone, quindi restate con noi per scoprire tante altre curiosità e visitare nuovi luoghi con noi. Ciao!